Buongiorno, sono Edoardo Zosi e sono veramente contento di parlare di questo brano, Melodia. È una trascrizione del famoso violinista Bartsevic, tratta da un album di miniature del celeberrimo Paderewski, un album per pianoforte solo. Questo bellissimo cantabile, questa bellissima melodia si adatta magnificamente al timbro del violino, in questa trascrizione edita dalle edizioni PVM. Non è un caso che la dedica di questo brano sia a una cantante, Madame Marie Trelat. Paderewski è stata una figura mitica per la Polonia, è stato un pianista formidabile, un grande virtuoso ammirato tutto il mondo. In America aveva un successo straordinario. Non è stato solo un pianista, è stato un compositore e oltre a tutto questo è stato un eminente uomo politico, una figura di spicco, un patriota che ha avuto un'importanza decisiva per le sorti mondiali della Polonia. Passiamo al brano in questione. L'inizio deve avere sicuramente un carattere dolce, lo indica il compositore, e quindi dobbiamo trovare un carattere più dolce che espressivo. Come possiamo trovare questo carattere? Attraverso due espedienti. Prima di tutto, l'uso di un vibrato che sia continuo, che non si fermi mai tra una nota e l'altra e non abbia un'enfasi improvvisa. L'altro aspetto fondamentale da curare è il legato dell'arco. Non dobbiamo in nessun modo segmentare l'arco tra le note. Un buon esercizio può essere quello di provare a suonare meno alcune delle note, delle frasi e cercare di trovare la fluidità dell'arco necessaria. Un altro aspetto fondamentale per questa frase sono i due culmini, che non devono avere un carattere grave, ma un carattere sospeso, di slancio. Per questo conviene iniziare tutta la frase in su, in modo da avere questi culmini in su, e fondamentale per quel carattere di questi culmini è anche il levare. Il sedicesimo e l'ottavo poi di levare che devono fungere da trampolino. Ecco, ora ascoltiamola completa. Passiamo alla frase successiva. Ha un andamento melodico a cui stare attenti, perché il culmine della seconda battuta
non deve essere enfatizzato con un appoggio, ma si deve aprire il suono in modo da arrivare alla battuta successiva con l'appoggio e chiudere poi la frase, la semifrase anzi. A seguire l'altra semifrase che si comporta in maniera uguale, ma ancora più in alto. E da qui in poi c'è il grande crescendo verso il culmine. È strutturalmente ispirato all'ultima battuta precedente, si ripete 2 volte sempre di più e arrivare al culmine in alto. All'acutissimo dobbiamo stare molto attenti a gestire e il vibrato e la pressione dell'arco nel dare tanta enfasi. È veramente importante che questa enfasi arrivi al pubblico in maniera del tutto naturale, come un'enfasi senza nessun tipo di controllo. Dentro di noi dobbiamo mantenere sempre invece il controllo per garantire un grande slancio, ma una grande qualità. Ecco, dal momento di grande slancio torna la frase cantabile iniziale, avete sentito, ma questa volta al grave. E bisogna ottenere questo bel suono caldo, scavato. A seguire c'è un piccolo elemento di cui voglio parlarvi. Questo elemento fa parte della chiusa della frase e viene ripreso dalla frase successiva. Ecco, quindi la chiusura della frase di un episodio diventa l'inizio dell'episodio successivo ed è un dettaglio piccolo, ma denota anche in un brano non impegnativo, come questo però la cura dei dettagli del compositore. Se noi riusciamo a enfatizzarlo nella giusta maniera, questo piccolo dettaglio molto probabilmente non arriverà in maniera conscia, razionale al pubblico, ma agirà nel loro inconscio dando a loro un'impressione di coerenza e organicità alla musica. Ecco, si alterna
ancora una volta al momento appassionato e ritorna per l'ultima volta lo splendido tema. Questa volta l'armonizzazione ci indica che il colore è diverso, il carattere meno aperto diventa più malinconico. Come possiamo ottenere questo carattere? Secondo me dobbiamo giocare sul timbro, sul colore del suono, e lo possiamo ottenere spostando l'archetto più verso la tastiera, ma non con un suono flautato, ma con poco arco. È un colore un po' rischioso perché rischia subito con poco arco e alla tastiera di sporcarsi, ma se dosato, se calibrato con cura può portare a risultati suggestivi. Ecco, avete sentito come questi grandi contrasti donano un'espressività intensa al brano. E quindi oltre a essere un meraviglioso brano del genere, diciamo, da salotto, può essere un gran pezzo da concerto, con questi grandi contrasti che appassioneranno sicuramente il pubblico, ma può essere anche un ottimo modo per un ragazzo giovane per impegnarsi proprio a rendere con questi grandi contrasti la musica. E la musica è fatta di sfumature, è fatta di grandi contrasti, e in questo brano noi troviamo sia i grandi contrasti sia le meravigliose sfumature.